Eccoci. Come stai? Bene, bene. Ti piace? Sì, pure la mia. No, non è male per niente. Senti, la conosci bene tu Trigoria? Allora, Trigoria molto bene, però in realtà quest'area è nuova per me, quindi in realtà io ti seguo. Cioè sono Sì, nelle, ti faccio nelle tue strada. mani. Allora, ci danno un kit dai 6 caschi, però durante la stagione purtroppo ogni tanto le capocciate si danno per terra. Qui tu a fine anno rimani proprio con quelli rimasti. Cioè, quindi capisci quante capocciate date e quante no. Cioè, avevo giallo-rosso. Questo qua si chiama nero assoluto. Cioè, tu lo metti sul nero e gli fai una foto, in realtà il nero non ha riflessi, è proprio nero. Purtroppo devo mettere tanto nero per sponsor, cose varie, ma dove ho potuto è giallo-rosso. Eccoci nel salotto di S Roma Podcast, uno spazio dove si chiacchiera di Roma, si chiacchiera tra romanisti. Oggi ci tocca andare di corsa perché qui davanti a me c'è un pilota di MotoGP, c'è Fabio Di Giannantonio, ben trovato. Grazie, ciao a tutti ragazzi. Come Ciao. stai? Bene, in realtà molto bene, dopo che abbiamo fatto l'operazione alla spalla è stato un periodo un po' particolare questo, un po' intenso, però oggi sto molto bene, poi sto in mezzo a sti colori, quindi molto bene. Tu sei quasi di casa qui perché non è la prima volta che vieni a Trigoria, che effetto ti fa ogni volta? Ah no, beh, questo posto è pazzesco, in realtà è proprio argomento di discussione ogni volta che vengo qui, che rimango affascinato da quanto è bello, è proprio a livello da atleta, entri qui dentro, è un centro pazzesco e appunto ci sono tante cose stupende, poi ovviamente ci sono pure tifosissimo, quindi dai, ci sono tantissime emozioni insieme, è un posto pazzesco. L'ultima volta ho visto un video, ti sei intrattenuto con Dybala, con Angelini, oggi con chi hai parlato, chi hai incontrato? Abbiamo fatto 2 parole con Mancio, col capitano, con Pellegrini, poi alla fine siamo visti più volte anche con Pisilli, con Baldanzi, mi è venuto a sapere Stefan, Nico Zaleschi anche. Diciamo che fortunatamente abbiamo stretto anche un po' una sorta di amicizia anche un po' fuori da questo contesto, quindi con alcuni di loro ci troviamo bene, ci siamo visti anche qualche volta fuori. Tu non sei poco romanista, tu sei tanto romanista. Mi racconti un po' com'è nata questa passione? Sei in famiglia? E direi che è nata, se guardiamo la foto, fra l'altro, di pari passo anche con un'altra tua piccola passione, direi. Sì, diciamo che c'è papà che penso, come forse molti, però è proprio romanista dentro le vene, ok? Quindi sono cresciuto con la Roma e le moto, non è che c'erano altre alternative. E quindi da piccolo mi portava allo stadio, ovviamente abbiamo sempre tifato Roma, dentro casa si parlava della Roma. E quindi da piccolissimo sono cresciuto che ho sempre tifato questi colori, questa maglia, la Roma, e adesso avere questo rapporto così speciale pure con la squadra è pure figo, mi dà tanto onore. Tra l'altro, piccolo aneddoto, poco prima di questo podcast papà è rientrato qui dentro per la prima volta. In realtà la prima volta che è entrato era, sai quando i tifosi si arrampicavano un po' a vedere? Sì. E invece la prima volta è entrato dentro e infatti l'ho visto che gli ha fatto pure un certo effetto, è stato molto figo poterlo portare. È una cosa che nasce proprio da sempre praticamente, la Roma. Hai deciso anche di tenerla sul casco, la Roma, tu ce l'avevi sul casco, lo stemma della Roma, anche nel Motomondiale 2022, nel 2023, uno lo hai anche donato al nostro archivio storico e anche quest'anno tu hai voluto fortemente la Roma sul tuo casco per ogni gara. Sì, diciamo, allora, mi sento tra virgolette privilegiato a essere romano e porto la Roma nel mondo, nel mio sport. Quindi volevo in qualche modo fare qualcosa insieme alla Roma e loro mi hanno dato questo ruolo, diciamo così, di cui sono proprio onoratissimo, che è essere l'ambassador della Roma nel motorsport. E quindi io porto il lupetto della Roma sul casco da appunto qualche anno. E l'anno scorso ho donato un casco che per noi abbiamo veramente pochi caschi durante la stagione perché sì, è materiale d'utilizzo, ma per noi piloti il casco è veramente una cosa fondamentale, cioè proprio molto preziosa. Si regala a poche persone perché abbiamo un numero limitato, è proprio una cosa veramente speciale. E avevo promesso che se avessi vinto una gara in MotoGP avrei donato un casco alla Roma. E allora ho dovuto mantenere la promessa e ho donato un casco alla Roma. E anche quest'anno abbiamo fatto una cosa secondo me molto speciale perché abbiamo portato invece del lupetto uno scudetto molto particolare sul casco. Quindi anche quest'anno abbiamo lo scudetto della Roma in chiave heritage, come si chiama un po'. Sì. Ed è secondo me bellissimo. Anche di questa cosa ne sono molto onorato perché insomma portare questa novità tra virgolette sul casco per la Roma è una cosa che mi inorgoglisce molto. Tu in passato hai detto la Roma è un amore inspiegabile, è come un rettilineo a 360 km orari. Ci sono delle analogie
tra quello che si prova in pista, che tu provi in pista, e quello che provi invece quando segui la Roma, quando vedi la Roma, quando sei allo stadio? Allora, a me mi fa sempre effetto, ma credetemi, mi fa proprio effetto quando entro allo stadio, l'inno della Roma cantato da tutti i tifosi è una cosa che mi fa venire i brividi ogni volta, ma è una cosa che non riesco neanche a abituarmi. Cioè, nel senso, vado allo stadio ormai da un po' di tempo, un po' di anni. A me mi fa impazzire, è una cosa incredibile perché vivi proprio una carica, un'emozione incredibile. Ed è una cosa che rivedo un po' quando magari sono in griglia, per esempio al Mugello, la pista si presta perché la griglia è proprio fatta, è circondata da queste tribune, quindi sembra un po' uno stadio, no? E quindi nell'ambito Roma la vivo da tifoso, nell'ambito mio la vivo da dentro, però mi sento un po' come se stessi allo stadio. E quindi in quel momento lì è un momento veramente pazzesco. Tu sei un ambasciatore della Roma nel mondo della MotoGP. Che rapporto avete voi piloti con il calcio? Se magari durante il weekend vi capita con i tuoi rivali oppure con il tuo team di parlare di calcio, succede? Come no, come no. Allora, è fighissimo perché quest'anno, tra l'altro, il mio compagno di squadra è Morbidelli, che anche lui ha origini romane, però ovviamente vive a Tavuglia, quindi si è trasferito, eccetera, da molto piccolo. Però è figo perché il proprietario del team, ok, Valentino Rossi, ma Uccio, che sarebbe il suo amico Alessio Sallucci, che gestisce appunto il team, lui è interista e ci rompiamo spesso le scatole anche con il nostro chef lì alle gare, quello invece dell'Atalanta, quindi il calcio è sempre nel nostro mondo anche in questo senso. Però è figo perché abbiamo detto che quest'anno vogliamo nel box nascosta dietro una bandiera gigante della Roma perché tutti e due i piloti tifano Roma, quindi c'è tanto tifo, c'è tanta anche rivalità quando siamo lì in pista. E un'altra cosa bella è che c'è anche un altro pilota che è molto simpatizzante della Roma, che è Luca Marini. Quindi in realtà Roma la sto spingendo tantissimo, stiamo portando tanta Roma anche in MotoGP. C'è una grande quota romanista nel mondo della MotoGP, sì. Bene, bene. Tu vieni spesso allo Stadio Olimpico, no? Appena posso, sempre. Ogni volta che sto a casa, sempre. Anche sotto la curva sud hai passeggiato, insomma, anche questa è un'emozione non da poco, no? Credetemi, è stata una delle volte che proprio, ho capito la grandezza di tutto, la immaginavo perché ovviamente sono un atleta, tra virgolette, non di pari livello, per carità, però insomma facciamo due cose diverse, però so cosa vuol dire essere al centro dell'attenzione, ma essere sotto la curva, vedere i ragazzi che fanno riscaldamento in quel caso così da vicino, è stata un'emozione pazzesca, mamma mia. La Roma mi ha donato di questo regalo, questo gesto pazzesco di presentarmi davanti a tutti quanti e tutto lo stadio, con un bel video anche che andava appunto, lo mandavano avanti durante il riscaldamento, ed è stata un'emozione incredibile, veramente pazzesco. Cioè, è una delle cose che veramente me le ricordo, sai, quelle cose, quegli highlights di vita, no? Decisamente che uno ti di restano questi. dentro. Sì. Nei weekend di gara, magari gioca la Roma, come riesci a conciliare le due cose? La radiolina, vedi dal telefono, ti fai mettere una TV nel box, come funziona? Allora, sicuramente ho l'applicazione scaricata, quella che ti dice un po' tutte le partite, no? E ovviamente come preferito c'è la Roma, certo, palese, ovvio. Palese. E quindi quella lì con le notificative mi dice sempre quando informazioni, chi gioca, chi non gioca, quando giocano, quello che stanno facendo, se io non posso seguire dal vivo. Se no c'è il mio amico che abbiamo sempre l'iPad, quindi se siamo magari dall'altra parte del mondo, iPad in camera e vediamo le partite, e cerchiamo ogni volta di coinvolgere anche un po' di ragazzi del team, o se no in ospitali la sera o il pomeriggio, così dipende appunto quando gioca la Roma, è obbligatoria. Entriamo in ospitali, fermi tutti, telecomando, dov'è il telecomando? Mettiamo la Roma subito. Ed è figo perché appunto poi dopo la stiamo talmente tanto portando dentro che poi si ferma tutto il team e tutti facciamo il tifo alla fine, capito? Quindi anche chi non segue il calcio adesso si sta appassionando alla Roma nel mio team, quindi è fighissima sta cosa. Mi dici un tuo idolo nel calcio e invece un tuo modello che segui nella MotoGP? Allora, passato, presente? Allora, idolo nel calcio, diciamo così, è un po' facile. Essendo romanista ti direi Francesco Dotti. Allo stesso tempo mi piacciono tantissimo le finezze che fa Paolo Dybala. Cioè, io quando entra in campo lui fa paura. Poi in realtà ci sono tantissimi ragazzi che sono fortissimi, però mi colpisce tanto. Un mio amichetto tanto stretto, Edo Bove, anche lui quando era in campo mi faceva impazzire. E nella MotoGP adesso è un po' difficile perché ti direi io, perché faccio la MotoGP, però ovviamente crescendo io ho sempre ammirato un po' la grandezza di Valentino, che appunto lui è stato quello che è riuscito
un po' a trasformarsi con tutti i vari cambiamenti del nostro sport. E quindi sì, faccio questi 3 nomi. Ci stanno. Facciamo un giochino. Se dovessi scegliere un calciatore della Roma per gareggiare in MotoGP, chi vedresti bene in sella a una moto? Allora, sicuramente non può giocare, cioè non può girare uno alto. No alto, Ok. no pesante, quindi serve uno piccolino. E già restringiamo il E già campo, restringiamo. direi, no? Quindi secondo me due ragazzetti, Pisilli, Baldanzi, forse al limite. Però è già altino pure Zale. Secondo me Pisilli o Baldanzi potremmo fargli fare un giretto sulla MotoGP. Beh, anche Angeligno, Anche tradizione Angeligno. spagnola, la Sì, tradizione come no. spagnola nella MotoGP. Come no? Invece al contrario, il tuo rapporto col calcio giocato, immagino, ora no, però magari in passato hai giocato con gli amici, Come sei no? bravo. Allora, adesso entriamo nella sfera. Non voglio dire, io se avessi zero. Cioè, io giochicchiavo, giocavo. Ok. Principalmente calcetto facevo fino ai 15-16 anni. E ripeto, non ero Messi, assolutamente no, non ero Totti. Però giochicchiavo, non ero male. E in realtà ho fatto tanti sport nella mia vita. Ho dovuto lasciare il calcetto e lo sport che mi manca più di tutti è quello. Cioè calcio, calcetto, anche il semplice calcio con gli amici mi manca tantissimo, mi piace tantissimo. Quando posso cerco di organizzarlo. Ovviamente anche per noi è un po' difficile sempre giocare perché rischi un pochettino, no? Sai, una piccola distorsione, Certo. una cosettina, dobbiamo stare attenti. Perché magari fai tutto l'allenamento mirato così, il fisioterapista, le cose, poi giochi a calcetto con gli amici ti fai male. Però sì, mi piace tantissimo, il calcio mi piace tantissimo. Poi c'è mio fratello anche che gioca e quindi anche lì c'è sempre stata una rivalità tra fratelli, no? Quindi abbiamo sempre a casa, per dire, c'ho sempre il pallone di spugna dentro casa. E appena magari la fidanzata va in bagno a fare cose sue, mi vede a me che palleggio dentro casa. Parte la Sempre. tedesca. Sì, sì. Senti, invece, come scatta la tua passione per la MotoGP? Di solito si parte con le minimoto, però, se vediamo la foto, tu forse hai anticipato ancora le minimoto. Sì, allora io ero piccolissimo e c'era papà che, come dicevo, lui praticamente parlava di Roma e moto a casa. E io ero veramente piccolo, lui mi portava a vedere, lui che ogni tanto per gioco girava, sabato e domenica. Però ora racconto sta aneddoto che è carino. E praticamente un giorno io ero veramente piccolo e mi teneva in braccio e teneva la moto accesa di un suo amico che stavano caricando le moto per andare via sul carrello. Gli scivola un po' la moto, come in braccio. E lascia te. No, fortunatamente non mi ha lasciato. Però per prendermi da gas, la moto fa tanto casino, io mi spavento. Quindi da quel momento in poi non voglio mai più vedere le moto. Cioè proprio per me le moto erano finite. Quindi papà, cavolo, cioè ci è rimasto un po' male, no? E piano piano mi ha iniziato a riportare piano piano a vedere le mini moto, ma io volevo andare via. E poi un giorno mi fa, Fabio, perché non provi? No. Ho provato, insomma è più sceso praticamente. È stato un po' un amore istantaneo. E quindi moto da sempre, da quando sono piccolo. Ho provato a 5 anni e mezzo e appunto non siamo mai scesi. Tu nel 2023 hai vinto il tuo primo MotoGP, il tuo primo Gran Premio in Qatar. Che serve per ottenere un risultato del genere o più in generale per competere a questi livelli? Perché uno pensa, forse pensava, no? In maniera anche un po' ingenua, che per essere un pilota basta la velocità, invece credo ci siano un sacco di altre cose dietro, la concentrazione, la preparazione, l'attenzione, uno sforzo fisico e mentale incredibile. Come si raggiungono certi livelli? Allora sì, in realtà hai detto veramente tutto giusto, nel senso che si pensa un po' che alla moto ti siedi e dai gas, però non è proprio così. Cioè, poi soprattutto la MotoGP è una categoria molto particolare. La MotoGP è un livello adesso incredibile, c'è uno sforzo fisico incredibile, credimi. Nelle altre categorie molto meno, un po' meno. La MotoGP adesso è a un livello veramente dove devi essere un atleta a 360 gradi. Non esiste più l'atleta matto che va a fare festa, non segui la dieta o bevi quello che vuoi e vai a correre. Impossibile. Cioè adesso è proprio impossibile. E quindi c'è una grandissima preparazione. C'è una preparazione, c'è un grande staff dietro, che poi in realtà è molto diverso da come è strutturato il calcio. Questa cosa non si sa tanto, però mentre il calcio appunto arriva un giocatore, entra in una società e la società mette a disposizione tutto il pacchetto di cui ha bisogno il giocatore per giocare. Sì. Invece noi è molto diverso, è proprio una vera e propria collaborazione tra team e il pilota, dove il pilota ha il suo staff, che si crea lui. Quindi tipo io, banalmente il mio manager, il mio assistente, il mio preparatore, il mio fisioterapista a casa, il mio nutrizionista, sono tutte persone, figure mie, dove è mia premura arrivare il più pronto possibile alla gara.
Quindi è molto diverso, cioè c'è molta più responsabilità. Se io arrivo adesso alla prima gara della stagione che non sono pronto, è una mia responsabilità, non è la responsabilità del team. E quindi anche arrivare a certi livelli, questo è per arrivare alla tua domanda, c'è un grandissimo lavoro dietro ed è veramente un lavoro di squadra. Su questo è molto simile al calcio. Questo ti avrei chiesto, infatti, che in un certo senso calcio e moto si somigliano perché c'è un lavoro di gruppo che magari uno, te lo ripeto, ingenuamente non arriva a pensare immediatamente, no? Pensa al pilota come un uomo solo contro tutti, dietro c'è un grande lavoro di team, di confronto continuo, di preparazione della gara anche col tuo staff qua. Sì. Qua ti vediamo proprio. Sì, forse posso dire anche che ci sono forse quasi più figure da noi, perché appunto io ho il mio staff a casa, in più ho il mio staff in pista che è messo a disposizione dal team, dove ci sono veramente tante figure. Io ho, per spiegare un po', ho 4 meccanici che si occupano delle mie 2 moto, di cui un capo meccanico che gestisce i 3 meccanici. Poi ho 3 figure fondamentali che sono seduti qua vicino a me. Capo tecnico, diciamo così, responsabile performance, che si occupa solo della guida del pilota. E poi c'è un responsabile elettronico, che si occupa solo di fare tutta la sezione elettronica della moto. Ho un gommista dietro, un sospensionista. Poi ci sono 3 ragazzi che nel mio caso li mette a disposizione direttamente Ducati, che fanno sì che tutto quadri della moto, che tutto vada bene, che tengono conto dei chilometri che la moto fa, dei ricambi, di tutto. Più tutta la sezione poi appunto che sia organizzazione, viaggi, voli, logistica, marketing, e tu le usi proprio tutte come figure, perché è tutto incentrato su di te. Quindi è veramente un lavoro di squadra e ogni figura è fondamentale, perché immagina si fa un grande lavoro, arrivi la mattina e magari una persona ti dice la parola sbagliata o la cosa e tu devi entrare in pista a 300 all'ora, Certo. devi fare il massimo. Quindi è veramente importante che tu crei una grande empatia con ognuno dei membri del team ed è veramente un lavoro di squadra, cioè è veramente un gioco di squadra. Se manca la squadra non arrivano i risultati, può essere anche il miglior pilota al mondo, oggi non arrivano i risultati. Quindi su questo io infatti mi piace parlare un po' con i ragazzi o anche magari i membri dello staff della Roma, perché mi piace cogliere qualcosa in più che mi posso portare nel mio mondo, diciamo. È una cosa bella questa. No, stavo ripensando alla figura del sospensionista. Io Sì. che a malapena so andare in bicicletta, quando mi hai citato la figura del sospensionista ho avuto una sorta di mancamento, però immagino ci sia uno staff sì. incredibile, ecco, dietro al lavoro che fai. A proposito del lavoro che fai, me lo hai detto prima, me l'ho anticipato prima, ti stai riprendendo da un infortunio alla spalla, tra poco, tra non troppo, si riparte, no? Sì, abbiamo fatto... Per noi praticamente l'infortunio alla spalla è l'infortunio quasi peggiore che può avere un pilota, no? È un po' come un crociato per un calciatore, diciamo così. Quindi è un infortunio particolare. L'anno scorso ho fatto 7 gare con la spalla infortunata e poi abbiamo deciso di fermare la stagione 2 gare prima della fine, operarci, per avere il tempo necessario per ritornare. Sta andando tutto bene, non voglio dirlo troppo, però sta andando tutto bene, secondo i piani anche leggermente più veloci. E tra poco si inizia, quindi il test vero poi noi lo facciamo veramente in moto, perché anche questa è una cosa particolare, noi non possiamo usare la nostra moto, noi corriamo 22 gare e la possiamo usare solo per 7 giorni all'anno in più delle gare, quindi tu praticamente adesso tra poco partiamo per fare tutti i test, tutte le gare eccetera, e noi abbiamo a disposizione 5 giorni di test prima delle gare, fine, quindi io provo la mia spalla nuova 5 giorni e poi dopo c'è la gara. Però per il momento sta andando tutto bene, quindi penso che arriverò abbastanza pronto ai test. Senti, una curiosità, ma il numero che hai sul casco, Sì. come funziona? Te lo scegli te? Se sì, perché, se c'è un motivo dietro al tuo numero? Allora, il numero lo scelgo io, sì, è totalmente personale. Il mio numero di sempre in realtà è sempre stato il 21, e poi sono arrivati in MotoGP e un altro pilota aveva il 21, quindi dovevo cambiare numero, perché ognuno di noi ha un numero ed è bene o male quello fisso per tutta la carriera. Era per Dybala il 21? No, non è per Dybala, però tra l'altro vedi una similitudine, una bella storia, esatto. E sono arrivato in MotoGP, il 21 ero occupato e allora ho detto voglio scegliere un numero che non è mai stato usato da nessun pilota in MotoGP ed era il 49. E quindi sono il primo pilota nella storia del MotoGP a usare il 49 e quindi dai, c'è questa piccola storia qui. Che moto mondiale prevedi quest'anno? Sempre i 3 fortissimi che si giocheranno il moto mondiale tra di loro, o ti aspetti magari qualche sorpresa? Allora, quest'anno noi abbiamo un'ottima opportunità secondo me, perché faccio parte dei 3 piloti di Ducati con la moto ufficiale, la Moto Factory,
quindi abbiamo veramente un pacchetto tecnico forte e pronto per fare veramente bene. Ovviamente nel team ufficiale ci sono Marquez e Bagnaia, che sono due piloti fortissimi, entrambi campioni del mondo, quindi sicuramente metterei loro che se la giocano in primis. Poi mi piace sempre essere in sordina, non mi piace mai dire arriviamo, spacchiamo, Giusto. facciamo. Quindi voglio mettere pressione a loro hanno la pressione di vincere perché sono il team ufficiale. Noi abbiamo il compito di divertirci e fare veramente bene perché si può fare. Però mi piacerebbe rompere le scatole un pochettino a loro due, che sono i due che in questo momento li vedo un po' più, tra virgolette, favoriti sulla carta. Beh, essere l'underdog a volte può riservare belle sorprese, no? È figo, secondo me sì. Appunto, siamo nel team privato, con un pacchetto ufficiale, potremmo fare delle belle cose, sarebbe una bella storia pure. Qual è il tuo circuito preferito? È facile, Mugello, in Italia. Mugello è una pista pazzesca, anche se il Mugello sono un po' di parte perché appunto c'è il pubblico italiano, c'è il weekend del Mugello è il weekend più bello di tutti. Anche per una questione di atmosfera, quindi Sì, ok. arrivi il mercoledì in circuito, è proprio una situazione, un'atmosfera particolare, c'è un'energia particolare, è bellissimo, c'è tanto tifo, tanta gente, vengono gli amici, cioè è bello, si senti a casa, è stupendo, c'è un tifo pazzesco, è un po' come appunto stare all'Olimpico. Invece un'altra situazione molto particolare, molto bella anche in Australia, e corriamo in quest'isoletta piccolina, che sono 8 km per 16 se non sbaglio, proprio è piccolina, e la pista è a bordo dell'isola, quindi tu quando sei sul rettilineo, che sia molto forte in quella pista, facciamo i 360 in fondo al rettilineo, c'è il mare, vedi tutto il mare, vedi, ed è una pista molto particolare, e anche lì è figo perché noi viviamo in villette, ogni team c'è una villetta, quindi l'atmosfera anche di quel weekend è molto particolare, andiamo a fare la spesa, cuciniamo tutto il team insieme, si fa tanto gruppo. Sono i due weekend e le due piste che sono secondo me i più belli del campionato. Beh, non si può dire che tu non abbia modo di viaggiare col tuo lavoro, no? Tu credo abbia visto, se non mezzo, tutto il mondo. Sì, viaggiamo tanto. Facciamo 22 gare all'anno e quasi tutti i paesi, ovviamente i paesi sono tanti nel mondo, però adesso per dire partiamo, le prime gare sono Thailandia, Argentina, America, Qatar, poi inizia tutta l'Europa, poi andiamo dall'altra parte del mondo, cioè si viaggia veramente tanto. Infatti è anche un po' stressante questo, ogni tanto il letto di casa è bello, ci piace, però sì, è figo alla fine, dai, è una bella cosa. Questa che si aprirà è la tua quarta stagione in MotoGP, vieni da 3 stagioni con un 20° posto, un 12° posto e un 10° posto, direi che sei in ascesa. Che ti aspetti dalla prossima, dal futuro in generale? Sì, diciamo che anche la stagione appena conclusa poteva venire un filo meglio, peccato che abbiamo dovuto saltare le ultime 2 gare e l'infortunio, però allora l'obiettivo è quello grande, l'obiettivo è essere i migliori al mondo, diventare campioni del mondo. Secondo me da quest'anno possiamo costruire una performance del genere, ripeto, non voglio dire che quest'anno diventeremo campioni del mondo perché è impossibile prevederlo, dirlo, sarebbe stupido, però secondo me c'è tutto per far sì che io cresca e lavoriamo in funzione di diventare veramente i numeri uno, quindi mi piacerebbe tantissimo rompere scatole a quelli veri e fare nei 3 nel mondiale sarebbe un super risultato quest'anno. E per la Roma che ti auguri invece? La Roma mi auguro di farci gioire come stiamo giocando ultimamente, e poi ovviamente ci auguro tutti i trofei del mondo perché abbiamo bisogno di trofei. È bellissimo quando facciamo festa, quando andiamo in centro con tutta la gente, i tifosi che arrivano. Abbiamo bisogno di vivere queste emozioni perché siamo una società troppo bella e secondo me ce le meritiamo tutte. Grazie Fabio, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, ciao a tutti.